Bentornati cari amici, continuiamo a parlare della storia della Polonia e questa è l'ultima lezione sulla Polonia nel Settecento. Parliamo in questa lezione della fine della Polonia, della seconda e della terza spartizione, posto che abbiamo parlato, come vi ricordate, della prima spartizione della Polonia nella video lezione scorsa. Vi ricordo che la prima spartizione avvenne nel 1772. Abbiamo visto che la Polonia non restò inerte di fronte all'umiliazione. Oltre ad un risveglio culturale di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, si intensificò anche il riformismo politico. Nonostante l'opposizione della Russia, una minoranza illuminata era già riuscita ad approvare una nuova legislazione nelle diete dal 1764 fino a quella del 1768 e nel 1775 iniziò a organizzare la grande dieta del 1788-1792. Pian piano venne istituito un governo centralizzato, il liberum veto non fu abolito per il momento, ma si trovò il modo di aggirarlo grazie a nuovi regolamenti sulle procedure parlamentari. Vennero inoltre ridotti i poteri, principalmente fiscali, delle diete provinciali. Il numero dei membri della dieta venne notevolmente ridotto grazie all'esclusione dei nobili non possidenti. Questi ultimi erano la clientela dei magnati, che quindi anche loro, i magnati, persero potere. Il sistema amministrativo fu reso più efficiente, fu limitata l'autorità dei tesorieri e degli hetmani, che vi ricordo erano i capi militari, i quali tendevano a spadroneggiare. Molte prerogative del sovrano furono spostate ad un consiglio permanente di deputati e senatori. Questa legge sull'istituzione del Consiglio fu aggiunta in seguito ad un'imposizione russa nel 1775. Il costo di queste riforme fu sostenuto grazie all'aumento delle entrate, vennero create nuove tasse, ad esempio sugli alcolici, o le imposte su importazioni ed esportazioni, oppure le tasse sul sale o sul tabacco, o una nuova imposta sul bollo. L'aumento delle entrate pubbliche si rivelò costante tra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80. La grande dieta del 1788-1792 si occupa di finanziare il riarmo. Per finanziarlo la dieta approva un'imposta sulla rendita fondiaria del 10% sulla Szlachta, ricordate la Szlachta è la piccola nobiltà, e del 20% sul clero, oltre anche ad altre tasse, ma la nuova legislazione fece anche qualcosa per i ceti non privilegiati. Nel 1768 fu abolito il diritto di vita o di morte dei proprietari nei confronti dei contadini, anche se l'uccisione di uno di loro, di un contadino, non venne sanzionata con la pena di morte. Nel 1776 venne abolita la pena di morte nei processi per stregoneria e anche la tortura nei procedimenti giudiziari. I diritti degli abitanti delle città però restarono molto scarsi. Tutte queste riforme furono coronate dalla nuova Costituzione del 1791, che vedremo dopo. Bisogna giudicare la nuova legislazione dai suoi risultati pratici, che non sempre furono soddisfacenti. La moneta d'argento, per esempio, coniata con un valore troppo elevato, venne presto svalutata e scacciata dall'argento straniero. L'esercito fu portato sì a 100.000 uomini, ma mancavano le munizioni. Le imposte per finanziare il nuovo esercito che abbiamo citato poco fa diedero un gettito inferiore alle attese, anche perché mancavano esattori specializzati. Lo sviluppo economico ci fu, ma non raggiunse un grado molto alto. La Polonia pagò la perdita delle terre che le furono sottratte con la prima spartizione, ma anche i saccheggi della Confederazione di Bar e degli altri eserciti durante la guerra civile. Inoltre la Polonia dovette subire un trattato commerciale imposto con la forza dalla Prussia nel 1775. La Prussia instaurò un sistema doganale che le consentiva di ricevere materie prime dalla Polonia a prezzi minimi, mentre la Prussia poteva esportare le sue merci in Polonia in condizioni vantaggiose.
con tariffe doganali molto basse. Questo stroncò l'emergere dell'industria polacca. Inoltre Federico II di Prussia sabotò il commercio tra Danzica, che vi ricordo dopo la prima spartizione era ancora posseduto dalla Polonia, e il resto della Polonia, perché tutti i prodotti dovevano passare da quella parte di Prussia che ora era nelle mani di quella parte di Prussia reale, di Prussia occidentale, che ora era nelle mani del Regno di Prussia. Federico infatti controllava le foci della Vistola e poteva deviare le merci verso Elbląg, che era passata nelle sue mani. Elbląg, che era passata alla Prussia con la prima spartizione. Federico II impose un dazio del 30%, che in realtà in alcuni casi diventò molto più alto. Il traffico tra la Polonia e Danzica, che era vitale, crollò e la Polonia accumulò un forte deficit pubblico. E soltanto agli inizi degli anni '80 la Prussia attenuò i dazi. La Polonia acquistava dalla Prussia enormi quantità di beni di lusso. Se i polacchi volevano comprare dalle città prussiane seta, stoffe di qualità superiore, il dazio di transito era solo del 4%. Molte fabbriche tessili polacche fallirono. I coloranti che avevano bisogno di acquistare dalla Prussia erano gravati del dazio del 300%. Stanislao Poniatowski provò a installare industrie nelle sue proprietà private o nelle terre della corona. I due altiforni produssero ferro in piccola quantità e di qualità scarsa. Una fabbrica di tessuti venne persa nella prima spartizione. Nel 1780 la fabbrica di ceramiche di Belvedere a Varsavia fu chiusa per i costi di produzione molto alti. Il complesso delle manifatture di lusso costruito sulle proprietà della corona presso Grodno registrò risultati sfavorevoli tranne nel reparto tessitura. Molte di queste realizzazioni mancavano di capitali adeguati e i costi della manodopera specializzata e delle materie prime importate era troppo alto. Il re inoltre gestiva una cava di marmo e una miniera di rame che si rivelarono scarsamente redditizie. La manifattura più efficiente in questo periodo fu la fabbrica di lino di Łowicz, a ovest di Varsavia. Il lavoro era affidato alle donne dei villaggi e alle ospiti delle carceri. Tutte queste attività generarono solo un leggero aumento della produzione nazionale. Mancava una forza lavoro libera, mancava la domanda, mancava l'accumulazione di capitale. Così un capitalismo sviluppato era fuori portata. Separata da Danzica, la Polonia cercò di incrementare il commercio verso sud. Due canali per unire il Baltico col Mar Nero collegavano la Vistola e il Nemen con il fiume Dniepr, che gli ucraini chiamano Dnipro. Tuttavia Russia e Impero Ottomano ostacolavano il traffico fluviale del grano ucraino. Le merci polacche inoltre venivano portate via terra a Kherson, dove Prot Potocki, un latifondista e mercante, aveva fondato la compagnia commerciale del Mar Nero. Stanislao Poniatowski voleva attuare la sua riforma in cambio dell'appoggio dato alla Russia nella conquista della Crimea contro l'Impero Ottomano. Questa richiesta fu rifiutata nel 1783 e riproposta in forma diversa nel 1787. La Polonia avrebbe combattuto contro l'Impero Ottomano insieme ad Austria e Russia in cambio di territori turchi. Di certo la conquista della Bessarabia o del fiume Dniestr dai turchi avrebbe favorito notevolmente l'economia polacca. Questa possibilità di alleanza fu discussa da Stanislao, il re di Polonia, e Caterina II di Russia a Kraniów, nella località di Kraniów che si trova sul Dniepr. Nel 1788, dopo lo scoppio della guerra russo-turca, Caterina II accettò l'aiuto militare polacco, ma opponendosi sia ad una riforma politica sia alle annessioni territoriali che la Polonia desiderava. L'atteggiamento di Caterina scontentò la Dieta e la spinse ad allearsi con la Prussia. L'accordo con la Russia fu così ritirato. La Dieta reclutò un esercito di 100.000 uomini, poi ridotti a 60.000. Il dipartimento militare del Consiglio permanente fu abolito e sostituito da una commissione parlamentare.
Questa, come fece notare la Russia, era una violazione delle leggi fondamentali e del trattato del 1775, ma siccome Caterina era in guerra sia con gli ottomani sia con la Svezia, non poté attuare ritorsioni contro la Polonia. Stanislao Poniatowski ne approfittò per realizzare le sue riforme. Nel 1789 fu abolito il Consiglio permanente e le sue funzioni furono assegnate al Sejm. Vi ricordo che il Sejm è il nome del Parlamento polacco. Il Sejm costituì alcune commissioni parlamentari. Per la prima volta nella sua storia la Polonia aveva un Parlamento con pieni poteri che venne chiamato, come vi ho già detto, Grande Sejm, Grande Dieta, ma anche Sejm dei 4 anni per la sua durata dal 1788 al 1792. Addirittura Russia e Prussia accettarono di ritirare le truppe dalla Polonia. La Polonia mandò un emissario a Londra per cercare di aprire una via commerciale con la Gran Bretagna in modo da aggirare il blocco prussiano. William Pitt era favorevole. William Pitt, ricordate, è il primo ministro britannico, ma chiedeva che anche la Prussia partecipasse ad un trattato commerciale. L'alleanza con la Prussia non venne attuata perché in realtà lo scopo della Prussia era quello di impossessarsi di Danzica e di Torun, giustificando l'intervento in Polonia come opposizione al partito antirusso. In realtà la Prussia era contraria al riarmo e alle riforme della Polonia, però alla fine del 1789 la Prussia dichiarò guerra all'Austria e quindi l'alleanza con la Polonia divenne necessaria. La Prussia si dimostrò disposta a ridurre le tariffe doganali tra Danzica e il resto della Polonia in cambio di Danzica e Torun, ma ciò era inaccettabile da parte dei polacchi. Nel 1790 Polonia e Prussia firmarono un trattato in cui si garantivano reciprocamente l'integrità territoriale. Se uno fosse stato attaccato, l'altro sarebbe intervenuto militarmente. In realtà la Prussia non credeva molto in questo trattato e lo considerava utile solo in caso di guerra con l'Austria. D'altra parte, l'impreparazione dell'esercito polacco impedì che la Polonia aiutasse la Prussia contro l'Austria. Ad ogni modo, la guerra tra Prussia e Austria durò poco. Nello stesso 1790 l'Austria accettò le condizioni della Prussia e firmò un armistizio con l'impero ottomano basato sul ritorno allo status quo. Fu dunque anche accantonata l'ipotesi, ve la ricordate, in base alla quale la Prussia avrebbe potuto ottenere Danzica e Torun dalla Polonia in cambio della restituzione della Galizia alla Polonia da parte dell'Austria, compensando l'Austria con territori ottenuti dall'impero ottomano, ma dall'impero ottomano non si ottenne niente. Nel frattempo la Polonia stava andando avanti con le riforme. Nel novembre 1790 la Dieta votò con l'assenso di 80 deputati su 120 a favore della riforma e creò una commissione sulla riforma costituzionale. Quest'ultima avanzò alcune proposte che in parte furono subito approvate, ad esempio il governo del re coadiuvato da un consiglio. Inoltre si decise che il territorio del regno fosse dichiarato indivisibile e che fosse definitivamente abbandonato l'accordo con la Prussia. Questo irritò sia la Prussia, ricordate che essa voleva trattare per ottenere la Prussia occidentale polacca, sia la Russia, la quale nel frattempo aveva messo fine alla guerra con la Svezia. Nel 1791 la Gran Bretagna propose un accordo commerciale e politico con la Polonia, ponendo come condizione la partecipazione della Prussia. Abbiamo già parlato di questa ipotesi. La Prussia chiese in cambio, tanto per cambiare, Danzica e Torun, ma la Dieta polacca, pervasa di nazionalismo, non era disposta ad accettare. Se la Polonia avesse dato il consenso, la Prussia sarebbe stata disposta a difendere la Polonia dalla Russia, altrimenti la Prussia era determinata a incamerare la Prussia occidentale con la forza, eventualmente in accordo con la Russia. Ecco che si delinea la seconda spartizione. In Gran Bretagna il re Giorgio III e il primo ministro William Pitt volevano bloccare l'espansione della Russia ai danni dell'impero ottomano, temendo che la Russia potesse diventare una grande potenza navale nel Mar Nero
e nel Mar Mediterraneo, ma l'opinione pubblica e le forze economiche in Inghilterra non erano d'accordo. L'esportazione di prodotti dall'Inghilterra alla Russia andava a gonfie vele, non si capiva perché si dovessero perdere ottimi clienti, quali i russi erano, per far guerra contro di loro, per giunta per aiutare gli ottomani, ovvero i nemici della cristianità. Anche il Parlamento si sfaldò e la maggioranza Tory cedette. Pitt si trovò la Camera dei Comuni contro e dovette abbandonare il piano di armamento e di coalizione contro la Russia. E quindi la Polonia capì che la Gran Bretagna non l'avrebbe difesa e che avrebbe dovuto cavarsela da sola. Il 3 maggio 1791 fu un giorno storico perché fu approvata la nuova Costituzione che finalmente era ora, insomma, istituiva un governo ereditario. Vediamo i contenuti principali degli 11 articoli di questa Costituzione, di questa nuova Costituzione. Nel preambolo si afferma la necessità di difendere l'esistenza politica della nazione. La fede cattolica resta la religione di Stato, ma si ammette la libertà di culto per tutte le altre religioni. Vengono confermati e dichiarati immutabili i diritti e i privilegi della Szlachta. I municipi ottengono l'autogoverno e si instaura un nuovo sistema giudiziario, appunto a base municipale, per gli abitanti delle città. Vennero istituiti anche altri diritti a favore dei cittadini. I contadini vennero posti sotto il controllo della legge e così i loro accordi con i proprietari terrieri. La dieta ha una durata legale di 2 anni e si sarebbe rinnovata ogni 2 anni. Importantissima l'abolizione del liberum veto, il veto che da molto tempo paralizzava il Parlamento. Bastava che un solo deputato ponesse il veto e la sessione parlamentare veniva dichiarata sciolta. Tutte le decisioni sarebbero state prese a maggioranza e non più all'unanimità. Fu istituita una monarchia ereditaria nella casata di Sassonia e la figura del re fu dichiarata sacra e inviolabile. Fu costituito un consiglio del re di 5 membri che erano revocabili dalla dieta. Il potere giudiziario veniva esercitato solo dai tribunali. Altri articoli parlavano dell'educazione dei principi di sangue e delle forze armate. Il re Stanislao Poniatowski fu uno degli estensori della Costituzione e proclamò che il suo modello era la Costituzione dell'Assemblea nazionale in Francia, la Costituzione della Rivoluzione francese. In realtà molti, allora come oggi, hanno seri dubbi in proposito. La Costituzione polacca non abolisce certo il feudalesimo. La nuova Costituzione, accanto agli indubbi meriti, tra cui l'istituzione di una monarchia costituzionale vera al posto della cosiddetta repubblica nobiliare, lasciava intatto però l'ordine sociale. La divisione degli stati, dei ceti, non era toccata. La Costituzione fu elaborata soprattutto dal già citato Ugo Kollontai, già citato nella scorsa video lezione. Vi ricordate? Lo stesso Kollontai, in realtà si pronuncia Kollontai, fu nominato vice cancelliere e divenne l'anima del movimento costituzionalista. Il nuovo re di Prussia Federico Guglielmo espresse la sua approvazione per la Costituzione. Inoltre, all'interno del trattato tra Prussia e Austria del luglio 1791 fu inserita una clausola voluta da Leopoldo II d'Asburgo, l'austriaco, che garantiva l'inviolabilità del territorio della Polonia e della sua Costituzione. In realtà la diplomazia internazionale ben presto prese un'altra piega. All'inizio del 1792, per volontà della Prussia, questa clausola non fu reinserita nel rinnovo del trattato austro-prussiano. Infatti la Prussia era preoccupata per gli avvenimenti della Rivoluzione francese e tornò a parlare di spartizione. Questa prospettiva si rinforzò in seguito alla morte di Leopoldo, avvenuta il 1 marzo 1792. Infatti il suo successore a Vienna, Francesco II, era molto più propenso ad una guerra generale contro la Francia, quindi al posto di Leopoldo II a Vienna gli succede Francesco II. La preoccupazione per gli avvenimenti della Francia, l'abolizione dei diritti feudali nella Repubblica francese
e l'incipiente espansionismo dell'esercito rivoluzionario iniziavano ad essere sentiti come pericolosi dai monarchi assoluti. La spartizione della Polonia e lo sfruttamento dei suoi territori venne considerato necessario da Austria, Prussia e Russia anche per questo motivo, per ottenere cioè più risorse nelle difficili guerre contro la Francia. Sempre nel 1792 la Prussia dichiarò apertamente di non sentirsi più impegnata a difendere la nuova Costituzione polacca. La Polonia si trova da sola di fronte all'ira di Caterina II, decisa a punire l'ingratitudine di Stanislao Poniatowski e il giacobinismo polacco. Il 14 maggio 1791 i cospiratori polacchi sobillati da Caterina formarono la Confederazione di Targowica, che in realtà fu costituita a Pietrogrado, quindi era un falso, fu siglata una data falsa e il falso luogo di Targowica, ma in realtà questa cosiddetta Confederazione di Targowica fu costituita a Pietroburgo e 4 giorni dopo la Russia invase la Polonia. Ingenuamente i polacchi chiesero aiuto alla Prussia in nome del vecchio trattato, ma la Prussia si guardò bene dall'intervenire. La resistenza della Polonia fu inevitabilmente scarsa, poi re Stanislao si piegò ai negoziati. Egli stesso aderì alla Confederazione di Targowica. Caterina II avrebbe potuto occupare da sola tutta la Polonia, ma preferì dividerla con la Prussia. L'Austria non partecipò a questa seconda spartizione in cambio dell'aiuto russo-prussiano contro la Baviera. Il trattato tra Russia e Prussia del 1793 presentava la spartizione come un'operazione contro la rivoluzione, come dire abbiamo schiacciato la rivoluzione in Polonia, lo faremo anche in Francia. La Prussia si prese Danzica e ampie regioni circostanti, no? Della cosiddetta Prussia occidentale o Prussia reale, con 1.100.000 abitanti. La Russia da parte sua incamerò molti territori russi, tutta la regione a est della linea tracciata da Druia a Pinsk fino al fiume Sbruch. Dalla regione di Minsk, nell'attuale Bielorussia, a nord, fino alla Podolia, nell'attuale Ucraina, a sud. In totale 3 milioni di abitanti. Una dieta convocata a Grodno per ratificare la spartizione a sorpresa si ribellò e fu schiacciata con la forza bruta. Ciò che rimase della Polonia era un piccolo protettorato russo di 130.000 km² con 4 milioni di abitanti. La nuova Costituzione fu abolita e sostituita da una Costituzione retrograda. Molti polacchi, e ciò che restava dell'esercito, non accettarono passivamente la fine della Polonia. Sull'esempio della rivoluzione francese si pensò ad una rivolta di massa. L'idea era saldare l'azione dell'esercito regolare alle insurrezioni spontanee, appunto come era avvenuto in Francia. Alcuni patrioti erano fuggiti a Dresda, tra loro c'era il generale Tadeusz Kościuszko, che venne indicato da molti, accettato un po' da tutti, come il capo dell'imminente insurrezione. Tutti credevano in lui. Il motto del movimento era libertà, integrità e indipendenza. Alcuni cospiratori furono però arrestati a Varsavia. I russi ridussero l'esercito polacco da 37.000 a 15.000 uomini. Alla fine del marzo del 1794 Kościuszko arrivò a Varsavia e prese la guida dell'insurrezione. Gli furono conferiti poteri dittatoriali per quanto provvisori. Il suo esercito era di gran lunga inferiore a quello russo, le truppe non erano ben addestrate, non avevano equipaggiamento, armi, non avevano cannoni, munizioni. Kościuszko prese una decisione disperata, arruolò i contadini, anche se spesso armati solo di falci. Eppure il 4 aprile nella battaglia di Razławice, vicino a Cracovia, questi contadini armati con i loro strumenti di lavoro colsero una grande vittoria. L'insurrezione sembrava sconfitta in partenza e invece dilagò
fino alla Volinia a sud-est e a nord verso la Lituania. A metà aprile gli abitanti di Varsavia insorsero, distrussero la guarnigione russa. In maggio però si mosse l'esercito prussiano, seguito a giugno dai russi. I polacchi subirono 2 sconfitte a giugno e persero Cracovia. Si ritirarono quindi verso Varsavia. Solo ad agosto i prussiani attaccarono Varsavia con 25.000 uomini, ma furono respinti. I prussiani dunque si spostarono a ovest per reprimere la rivolta nella Prussia occidentale. Tuttavia i russi presero Vilna ad agosto. Il generale Savorov, con un numeroso esercito, puntò verso Varsavia. L'esercito polacco venne distrutto il 10 ottobre nella battaglia di Maciejowice e Kosciuszko, il leader della rivolta, fu fatto prigioniero. Varsavia si arrese meno di un mese dopo. La Russia ebbe difficoltà a sconfiggere i polacchi da sola, anche perché in quel momento aveva problemi economici. L'intervento prussiano fu quindi essenziale. Ci furono discussioni tra i ministri russi, ma alla fine si arrivò alla decisione della spartizione definitiva, coinvolgendo anche l'Austria. Non si voleva che una Polonia indipendente esistesse più, per evitare altre rivolte. Il problema è che i vincitori iniziarono a litigare tra di loro. La Prussia, dopo la dura guerra contro la Francia, conclusa con una pace separata del 1795, la Prussia era troppo fiaccata e priva di alleati per lanciarsi in una guerra contro Austria e Russia, quindi accettò la spartizione. I trattati principali della terza spartizione furono firmati nell'ottobre del 1795. La Prussia ottenne Varsavia e l'intera Masovia, che è appunto la regione di Varsavia, e circa 900.000 abitanti. L'Austria ottenne le città storiche di Cracovia e di Lublino e 1 milione di abitanti. La Russia invece incamerò 2 milioni di cittadini polacchi. Alla Russia andò anche la Lituania, compresa la città di Vilna, e i restanti territori russi fino a Brest a ovest. Da quel momento l'espressione Regno di Polonia o Polonia non venne più usata per decisione degli invasori. La Polonia non esisteva più. Durante l'insurrezione si erano messi in evidenza diversi elementi popolari che tuttora sono ricordati come eroi, ad esempio il leggendario calzolaio Jan Kilinski, capo della plebe nella guerriglia urbana nell'insurrezione di Varsavia, oppure il contadino Bartosz Głowacki, che combatté nella battaglia di Razławice. Fu promosso ufficiale e la sua casacca rosso-bruna divenne il simbolo degli insorti e fu indossata anche da Tadeusz Kościuszko. Stanislao Poniatowski, l'ultimo sovrano che aveva preferito prendere atto della situazione invece di combattere e morire da eroe, abdicò e passò il resto della sua vita come prigioniero di lusso a Pietroburgo. Lì ricominciò a scrivere. In fondo lui era un illuminista polacco, no? Morì nel 1798 e lo zar Paolo I, che era succeduto alla madre Caterina nel 1796, gli concesse un funerale di Stato. Tadeusz Kościuszko è un eroe nazionale polacco. Fu liberato dallo zar e tornò in America, dove era già stato per combattere a fianco di George Washington nella guerra di indipendenza. Poi tornò in Europa, ma fu deluso da Napoleone. Infatti il piccolo ducato di Varsavia era solo uno stato satellite francese e Kościuszko non vi si trasferì. Morì in Svizzera nel 1817. Kościuszko fu il primo borghese a guidare la Polonia e in tutto e per tutto anticipò il patriottismo polacco dell'Ottocento. Fu istruito a Parigi, amava Rousseau, aveva fiducia negli uomini comuni, dava molta importanza al morale delle truppe
Abbiamo detto che Kosciuszko fece combattere i contadini, ma fece anche di più. Nella dichiarazione di Połaniec, il 7 maggio 1794, Kosciuszko liberò i contadini dalla servitù della gleba, dando loro il diritto di portare avanti azioni legali contro i loro proprietari. Le corvée furono fortemente limitate e i contadini in cambio dovevano svolgere lavoro salariato per una buona paga. I proprietari terrieri impedirono l'attuazione della dichiarazione di Połaniec, che avrebbe reso la Polonia un paese socialmente ed economicamente più progredito. Quindi la Szlachta non sostenne la rivolta, ma neppure la maggior parte dei contadini lo fecero. Infatti la maggior parte dei partigiani di Kosciuszko erano a Varsavia, ma Varsavia non era in grado di diventare una seconda Parigi. Kosciuszko e i patrioti polacchi speravano naturalmente nella Francia rivoluzionaria. In fondo la Polonia nel 1792 aveva aiutato la rivoluzione, perché i deboli eserciti francesi si erano salvati grazie alle liti dei loro nemici sulla questione polacca, ma la stessa cosa era successa con l'esercito prussiano nel 1793. I prussiani si ritirarono dall'Alsazia e dalla Lorena per accorrere in Polonia. Nella dichiarazione del 19 novembre 1792 la Convenzione aveva offerto il proprio aiuto a tutti i popoli che volessero conquistare la loro libertà. Kosciuszko mandò un memorandum ai capi girondini, da cui si evince che egli sperava che la rivolta polacca sarebbe stata seguita da quella di altri popoli come Ungheria, Boemia e Galizia. I capi della rivoluzione francese illusero Kosciuszko con progetti e con proclami, ma se anche avessero voluto aiutare la Polonia nel 1793 sarebbe stato impossibile, giacché la Francia lottava per difendere il suo territorio. In seguito neppure il governo giacobino aiutò la Polonia. In realtà la pace di Basilea, che abbiamo già citato in precedenza, firmata tra Francia e Prussia il 5 aprile 1795, implicava il sacrificio della Polonia. Infatti un intervento francese in Polonia avrebbe riaperto la guerra con Berlino, con la Prussia. Durante l'insurrezione in Polonia si erano affermati anche partiti giacobini che presero il potere in diverse città, ma che avevano messo a dura prova l'unità delle forze antirusse. A molti polacchi l'impostazione giacobina non piaceva di certo. Nel 1795 dunque la Polonia scompare dalle carte geografiche, riapparirà solo nel 1919 a seguito dei trattati di pace successivi alla Prima Guerra Mondiale. I patrioti polacchi all'estero manterranno viva la fiammella dell'indipendentismo di questa sfortunata nazione. La principale sede dell'immigrazione polacca fu certamente Parigi, dove si misero in luce grandi personalità come Fryderyk Franciszek Chopin. Era un grande musicista e il suo nome francesizzato suona Frédéric François Chopin. Oppure come Marie Curie, la grande scienziata, che in realtà si chiamava Maria Salomea Skłodowska Marie Curie ed era nata a Varsavia. Vi ringrazio tutti. Arrivederci.